Il Bec Renon è una cima sul confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Nonostante sia una montagna che vedo tutti i giorni dal giardino, non sono mai salito su. E allora eccomi qui oggi a Scalaro, dove inizia il sentiero. La partenza del sentiero inizia a 1400 metri, mentre la cima è a 2265 metri, quindi sono 850 metri di dislivello circa. Non è tantissimo, ma neanche poco, considerando anche che siamo a maggio e c'è ancora un po' di neve in cima. Infatti io mi sto portando dietro le ghette e i ramponcini nel caso servissero. È il 26 di maggio, il sole purtroppo non c'è, ma comunque è una splendida giornata. In realtà a metà aprile avevo già provato questo sentiero, ma ho dovuto rinunciare a causa del torrente che avete appena visto, perché era ancora sommerso dalla neve, che in certi punti era anche sottile, quindi ero sicuro che appena mettevo il piede sarei cascato dentro, e quindi dentro proprio nel torrente, e quindi non me la sono sentita, anche perché camminando da solo è meglio evitare queste situazioni. Il sentiero sembra essere abbastanza impegnativo, però dall'altra parte è bello perché è immerso nella natura e poi comunque in cima avremo una bella vista sui 4000 valdostani, per cui sicuramente ne vale la pena. È tracciato molto bene questo sentiero. Ci sono tanti segni, anche recenti, penso di qualche settimana fa, e anche la vista. Che spettacolo! Giusto un attimo fa ho incontrato 3 persone, di cui un ragazzo con le stampelle. Ragazzi, è salito su con le stampelle, perché purtroppo gli manca un piede, ha avuto un incidente stradale. Adesso però cammina con le stampelle. È incredibile, pazzesco, davvero ammirevole. E tra l'altro sono anche partiti da Quincinetto, quindi hanno fatto 2000 metri di dislivello. Davvero complimentoni a loro. Incisioni del Bec Renon. Qui ci sono dei massi scolpiti a coppelle, incisioni rupestri attribuibili all'età del bronzo. Non sono tanto afferrato con la storia, quindi mi sono un po' informato e lo riporto anche a voi. L'età del bronzo risale a 3400 a.C. fino a 1100 a.C. Cioè, è incredibile. Mi sono un attimo seduto a riposare e stavo pensando a questi massi scolpiti così tanti anni fa. E ogni tanto provo a immaginare com'era la vita, sia 200 anni fa, quindi abbastanza recentemente, ma anche 2000 anni fa, o anche di più, cioè com'era diversa, com'era anche più dura, cioè non c'erano tutte le comodità che abbiamo oggi che ci facilitano la vita. Vivere era sicuramente più difficile, ma dall'altra parte, secondo me, era anche più semplice, nel senso che secondo me l'aspirazione più grande che avevano le persone era semplicemente sfamare la famiglia, procurarsi il cibo e avere un tetto sopra la testa. Mentre adesso in questa società secondo me materialistica e caotica abbiamo tutti il dilemma sul cosa fare, su cosa scegliere di fare nella vita, anche piuttosto presto. A scuola subito dobbiamo scegliere che università fare, che percorso fare poi per tutta la vita. Facciamo tanti mal di pancia per delle cose che magari alla fine hanno poca importanza. Io credo che l'era in cui viviamo oggi sia molto più bella rispetto al passato,
Però ci siamo un po' dimenticati delle piccole cose, di quei momenti semplici ma significativi che purtroppo oggi, secondo me, vengono trascurati sempre di più. Vedremo dove arriveremo. Intanto io proseguo e per quanto riguarda il futuro sono piuttosto positivo. A proposito della positività, si è appena aperto il cielo, non è un buon segno? Direi che questo pezzo picchia parecchio. Raga, quando vedete questa spazzatura in montagna, raccoglietela, così sicuramente aiutate l'ambiente. Penso come pensavo, ci sarebbe stata la neve, infatti ce n'è un po' qua, ma basta stare di fianco a sinistra e si sale. E finalmente dopo 13 anni che la ammiro da là sotto, ho raggiunto anche questa vetta, Bec Renone. Sono stracontento perché ho faticato un po', quindi quando riesco a raggiungere qualcosa facendo anche un po' di fatica, allora sono ancora più soddisfatto. Bellissimo, che panorama ragazzi. Appena quando sono arrivato qua si è aperto, infatti è bellissimo. Che spettacolo ragazzi, non ho parole, non ho parole. Pausetta panino e nel frattempo vi lascio qualche ripresa dal drone. Buona visione! Oggi sono fortunato sia per il tempo sia per il dolce al cioccolato che mi hanno regalato. Comunque siamo giunti alla conclusione anche di questo video, spero vi sia piaciuto. Se avete delle domande riguardo il sentiero o qualsiasi altra cosa potete farmele nei commenti e io avrò il piacere di rispondervi. Alla prossima, ciao!